Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamenti in Giardino. Sono passati 7 mesi da quando mi sono fatto male alla caviglia, quindi non ho fatto più nessun tipo di intervento nel mio orticello, che ormai è un ex orto perché è diventato praticamente un incolto pieno d'erba. E girando in questi giorni in giardino, perché le temperature sono ancora molto alte, non c'è pioggia, c'è un po' di siccità, c'è l'opportunità di fare dei lavoretti e, come dicevo, girando intorno al mio ex orticello ho capito che è ora di fare un po' di interventi per ripristinare il tutto e portarlo di nuovo ad essere un orto in primavera in cui piantare degli ortaggi, delle verdure da raccogliere per poterle portare in tavola. Insomma, una nuova ristrutturazione qua in giardino, però un po' diversa, perché ho deciso di seguire una filosofia un po' diversa da quella che è il classico, la classica gestione dell'orto, cercando di lasciare il tutto un po' il più naturale possibile. Naturalmente io sono da solo ad occuparmi dell'orto perché Giorgio ha i suoi ritmi lavorativi che sono diversi dai miei, io ho molto più tempo a disposizione e quindi cercando di curare un orto da solo, io mi trovo anche a cercare di rendermi la vita un po' più facile e la natura mi viene incontro, perché ho acquistato anche un libro che parla appunto del giardinaggio, del non fare, che non vuol dire di non fare nulla e stare a guardare quello che succede, ma cercare di intervenire il meno possibile su quella che è soprattutto la cosa più importante in un orto, che è la struttura appunto del terreno, che non va modificata profondamente, ma va rispettata, cercando di fare dei piccoli lavori di manutenzione sulle zolle, sul terreno che vogliamo utilizzare per coltivare le verdure, cercando di modificare il meno possibile la composizione appunto del terreno, perché in un orto il terreno è la base. Se noi abbiamo un terreno che non va bene perché ha avuto profonde modificazioni, questo può portare poi ad avere dei problemi di coltivazione. Però voglio cercare di fare appunto un orto pronto poi il prossimo anno che sia un po' naturale, che non sia profondamente modificato per quello che riguarda la composizione del terreno e la struttura del terreno, e in cui vedere un po' che cosa succede con questo esperimento. Andiamo a vedere il mio orticello, ex orticello, che dopo 7 mesi di trascuratezza è diventato un qualcosa di veramente molto molto naturale, anzi, anzi fin troppo. È praticamente quasi, sì, è quasi un anno, più di un anno, perché dobbiamo mettere insieme anche l'inverno dell'anno scorso, l'autunno dell'anno scorso in cui avevo smesso di fare delle lavorazioni, e quindi diciamo che è un anno in cui io in questo orto non faccio più nessun tipo di modifica. È ora di ricominciare, è ora di rimettersi un po' al lavoro. L'autunno e i primi periodi dell'inverno possono permetterci ancora di fare qualche lavoro in giardino, e quindi farò una serie di video dedicati proprio a questo, a questa nuova rivoluzione che voglio dare appunto al mio piccolo orticello, un orto di piccole dimensioni, quindi facile da gestire, e quindi questo mi permette anche di poter sperimentare sul giardino e sull'orto stesso. Andiamo a vedere di cosa vi sto parlando. Eccomi qua in quello che rimane del mio orticello, tanto curato fino all'anno scorso, fino all'autunno dell'anno scorso, e come potete vedere quest'anno non ho fatto nessun tipo di intervento, l'ho lasciato in uno stato di abbandono totale, ho tagliato l'erba solo 1 o 2 volte, e questo è il mio ex orticello, lasciato così in modo che la terra possa rigenerarsi senza nessun tipo di intervento, soprattutto per quello che riguarda la sua struttura. E adesso è ora di ricominciare a rimetterlo un pochettino a posto. Che cosa voglio fare? Voglio spostare le erbe aromatiche un po' più in là, perché c'è un terreno forse un po' più adatto, perché ci sono dei sassi al di sotto e quindi è più drenato, quindi può andare bene per le erbe aromatiche. Voglio ripristinare i filari che mi permettevano di coltivare in fila gli ortaggi. Ne ho creati altri 3 lì che poi sono andati praticamente anche loro in stato di abbandono. C'è da spostare un'ortensia perché voglio toglierla da lì e metterla vicino al banano, perché secondo me col banano fa anche la sua bella figura. Ci sono delle achillee da spostare e in più c'è tutta una serie di piantine da estirpare. Diciamo, quelle che mi danno più preoccupazione sono la gramigna, che voglio togliere qui dall'orto perché preferisco non averla, quindi andrò in maniera più approfondita nel togliere la gramigna. C'è da togliere, stessa cosa, anche un po' di piccole piantine di bambù che sono arrivate fin qui
negli anni in cui io coltivavo l'orto, perché sono partite da laggiù, però sentendo qui un buon grado di umidità nel terreno, da sottoterra si sono mosse e sono arrivate fino all'orto, senza diventare però molto grandi. Sono delle piccole piantine dove cercare di togliere tutti questi prolungamenti che dalla pianta madre di bambù sono arrivati fin qua. Ma farò anche questo con tutta la calma di questo mondo, tanto è un orto in cui adesso non coltiverò nulla. Cercherò di fare questi lavori rispettando la struttura del terreno, utilizzando un attrezzo che ho comprato l'anno scorso in primavera, ed è una sorta di forcone che permette di entrare nella terra, smuovere un po' per allargare tra una zolla e l'altra senza rivoltare le zolle. Questo per mantenere la struttura del terreno la più sana possibile. Nello stesso tempo, entrando e distanziando leggermente le sezioni di terra, mi sarà più facile anche estirpare la gramigna un po' in profondità, in modo da eliminare almeno quella dall'orto. Poi in questo orticello, visto che in questi mesi di abbandono ho visto che sono arrivate un sacco di piantine che sono anche commestibili, come la piantaggine, è arrivato il tarassaco, volevo portare qui anche qualche piantina di cicoria per fare in modo il prossimo anno di avere un orto in cui coltivare ortaggi, ma avere anche tutta una serie di piantine che si possono mangiare e che richiedono veramente pochissima manutenzione. Alcune solo la raccolta manuale e basta, non hanno neanche bisogno di tanta acqua. E quindi la mia idea è quella appunto di fare un orticello il più naturale possibile, rispettandolo il più possibile, e come concimazione ho deciso di portare esclusivamente il compost che ho prodotto dalle mie 4 compostiere, perché ho veramente una, una buona quantità che può servirmi per concimare un po' tutto il mio piccolo orticello, nuovo orticello. Vediamo, l'intenzione è anche quella di creare una piccola serretta in modo da mettere all'interno e anticipare un pochettino le coltivazioni di quegli ortaggi che richiedono una temperatura un po' più calda, visto che l'esposizione qui è totalmente al sole, potrebbe essere utile magari per anticipare un po'. Quindi quello che mi rimane da fare è mettermi a lavoro con tutta la calma, tanto tutta la stagione autunnale davanti, poi c'è anche una prima parte dell'inverno in cui si possono comunque fare ancora dei lavori nell'orto. Quando il freddo eccessivo, poi la neve eccetera mi impedirà di fare dei lavori, rimanderò poi tutto quando sarà possibile, cercando di concludere poi entro la primavera, in modo da partire poi il prossimo anno con un orticello sano e rigoglioso come esperimento. Però io qui volevo proprio puntare su questo, un nuovo modo di pensare un po' la coltivazione nell'orto, con un grande rispetto di quella che è la struttura del terreno. Ci sono persone che coltivano gli ortaggi addirittura anche nei campi di erba, in cui non tolgono mai l'erba, quindi crescono in mezzo a cespugli di erba e crescono bene questi ortaggi. Io mi ricordo che quando abitavo in un'altra casa avevo un orto in cui non toglievo quasi mai l'erba perché non avevo voglia di passare il decespugliatore, lasciavo l'erba crescere anche mezzo metro, e in quell'orto lì io ho avuto i pomodori più belli che abbia mai avuto in tutta la mia vita, perché l'erba alta poi teneva umido il terreno, il sole non riusciva ad asciugarlo bene, e quindi questi pomodori erano proprio fantastici. C'è anche da dire che la situazione climatica era diversa, adesso è cambiato molto, ancora adesso siamo a ottobre ma c'è un calore che sembra di essere in estate, e quindi anche questo può creare dei problemi. Comunque lo vediamo poi nei prossimi video, vediamo un po' che lavori voglio fare, cambierò idea ancora 1000 volte perché mi conosco, so che cambio idea sulla disposizione delle piante eccetera, ma lo vediamo poi insieme. Quindi ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino dedicato all'orto, e in prossimi appuntamenti in giardino dedicati invece, come sempre, alle piante che colorano il mio giardino. In più lascio di sotto un link di un canale per chi volesse informazioni per quello che riguarda le coltivazioni in orto, di un caro amico che cura il canale La Rivoluzione nell'Orto. Lascio tutto al di sotto in modo che se avete intenzione di piantare un qualcosa per l'autunno e raccogliere, per portare in tavola questi sapori che caratterizzano appunto l'autunno, come i cavoli ed altre verdure, vi lascio il link sottostante al canale La Rivoluzione nell'Orto di questo mio caro amico. Ciao e ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao ciao!